Eccomi, eccomi qua. Buongiorno a tutti. Allora, oggi video, beh, non lo dico più piccolo perché stavolta oltretutto di prove da fare ce ne stanno tante, in cui ci saranno protagonisti principali e ve li faccio vedere subito. Oggi quattro pietre sintetiche e vi spiego dove voglio arrivare. E un protagonista occulto che chiaramente sarà il microscopio, anzi il tanto vituperato microscopio, eh, vituperato forse qualche volta anche a ragione. Perché senza microscopio queste prove ovviamente non si potrebbero fare. Quindi sarà protagonista occulto, parlerò spesso del microscopio per dire che cosa? Che ci sono cose per cui il microscopio è molto utile, cose per cui il microscopio se ne può fare tranquillamente a meno e cose per cui il microscopio non serve veramente a niente. Quindi più che criticare lo strumento in sé per sé, andrebbero criticate le persone che male lo usano. Faccio subito un esempio e passiamo alle pietre perché da fare ce n'è tanto. Se io voglio chiedere al microscopio come taglierà un certo filo che vedo, è chiaro che gli sto facendo una domanda della minchia. Ho già cominciato con le parolacce. Perché un microscopio non ti dirà mai come taglia un rasoio. Un microscopio ti può dire altre cose, ti può aiutare per vedere il bevel per quelli ciecati come me, per vedere se è uniforme, se ho saltato dei punti, se sono arrivato bene fino al tallone, fino alla punta, cose del genere. Un microscopio ti può dire tranquillamente, ah guarda, c'è bavetta sopra, per cui o insisti sulla pietra, cambia movimento, o dai una scoramellata. Scusate, visto, pensavo che ci fosse il gatto. Oppure dai una scoramellata sulla tela, cose del genere. Quindi ci sono cose che è lecito chiedere a un microscopio e cose che non è lecito. Una cosa che sicuramente sa fare il microscopio, e ritorno un attimo a questa immagine, è vedere il livello di lucidatura, quindi vedere come e quanti sono i marchi di affilatura che ogni pietra lascia sul bevel. Perché dico il microscopio? Perché una lentina che ha un potere di risoluzione chiaramente inferiore, a un certo punto non sarà più in grado di distinguere le varie rigature, i vari marchi di affilatura, per cui a un certo punto, osservando il risultato delle varie pietre attraverso la lentina 20x 60x, a un certo punto diventerà tutto lucido specchiato alla vista. Perché? Perché la lente non ce la fa più a distinguere, a separare un marchio di affilatura da un altro. Chiaramente un microscopio una, con una maggiore risoluzione, con un maggiore ingrandimento, laddove la lentina si ferma e ti fa vedere una superficie specchiata, il microscopio riesce ancora a farti vedere marchi di affilatura non visibili in altro modo. Per cui uso le mie pietre sintetiche da finitura, non parto proprio dalle pietre da bisellatura, così ci divertiamo a vedere le pietre come vanno e facciamo alcune considerazioni, e comincio perché se no già ho chiacchierato troppo, perché ci sarà probabilmente qualche sorpresa. Intanto le pietre ve le ho messe in ordine, sono i Manishi Arashiyama 6000, i Manishi 8000, Nanon 10.000, Sigma 12.000, quindi ve l'ho messe in ordine crescente di grit e stavolta parliamo di grit perché è certificato dalle ditte produttrici, quindi da una 6.000 a un 8.000. Sotto il microscopio c'è già stavolta il gold dollar sacrificale perché certo non potevo sminchiare un rasoio buono per fare queste prove, vedete, e non è un'immagine fissa
c'è effettivamente il gold dollar, tra l'altro anche in brutte condizioni, forse ho esagerato un po' nello strapazzarlo. Comunque, per ogni pietra io prenderò un fermo immagine, per cui poi potremmo vederli uno a fianco all'altro, così ci rendiamo meglio il conto. Questo fermo immagine l'ho già preso, per cui si va. Allora, intanto tolgo le pietre che serviranno dopo, quindi tolgo la Sigma, tolgo la Nano e tolgo Rimanisci la 8000. Quindi la prima pietra che va sotto il microscopio sarà la Arashiyama 6000. Arashiyama, tra l'altro tutte le pietre le ho appena lappate, tutte quante con la DMT, tutte quante con la stessa grana, quindi ho cercato di renderle uniformi. Che cosa stavo dicendo? Allora, questa qua, la Rashiyama, la 6000, io per tanti versi la preferisco anche all'8000, la Kitayama. È una pietra molto pastosa, è una pietra morbidina, non è tra le sintetiche più dure. C'è scritto pietra Splash and Go, ma non so se si riesce a vedere bene. Ho dovuto spruzzare acqua più di una volta, è una pietra un po' porosa, quindi la prima acqua viene assorbita velocemente, quindi anche se viene dichiarata Splash and Go, in realtà quei pochi, magari 3-4 minuti di immersione in acqua male non gli fanno. Allora, Gold Dollar, eccolo qui. In che condizioni è? L'avete visto. Adesso, ovviamente, visto che sono test, adesso non mi metto a fare i movimenti, quelli bellini per l'affilatura, cercando di essere uniforme, cercando di ricreare le condizioni migliori sul filo. Mi metto alla bruda a spazzolare avanti e indietro, così, con gli occhi, ecco, cosa che non si può chiedere al microscopio intanto, con gli occhi io vedo la velocità della pietra, guardando in quanto tempo riesce a caricare l'acqua di limatura d'acciaio. Ok? Quindi questo per esempio è una cosa, ma quanto è veloce la pietra? Non c'è microscopio che tenga che ve lo può dire. Forse ci si può arrivare per deduzione. Prendo un'immagine al microscopio all'inizio del lavoro, la prendo poi dopo 2 minuti di lavorazione su una pietra e vedo se quella pietra ha sostituito i marchi di affilatura che c'erano in precedenza o se ancora i marchi di affilatura erano pochi, mal disposti, non coprivano bene tutta la superficie eh, del bevel, quindi ci si può arrivare. Però diciamo che per la velocità di abrasione, sinceramente, sono io il primo a dire, cambio anche un po' lato, sono io il primo a dire che il microscopio assolutamente non è necessario. Ecco, siamo già in una situazione per cui il microscopio non serve, se c'è, ma potrebbe essere un piccolo aiuto, anche se, come vedete, a occhio si vede benissimo quanto l'acqua si carica di limatura e in quanto tempo. Quindi io comincerei già a dare una guardata, visto che l'immatura ne abbiamo lasciata, quindi la pietra ha sicuramente lavorato, guardate qui anche asciugando, vedete, asciugando il rasoio, guardate quanta zozzeria c'è rimasta sopra, e andiamo a vedere sotto la lente il risultato del lavoro. Adesso vediamo un po' di prenderla. Tutto sommato, guardate,
c'è ancora, vedete, i segni della vecchia affilatura, i vecchi marchi di affilatura ancora ci sono, però allora fatemi mettere a fuoco, eccolo qua. Però è un'immagine che già potremmo prendere. Faccio il fermo immagine, eccola qua. Ho salvato queste immagini, quindi questa è il risultato di un minutino scarso, 2 minuti massimo, lavorando sulla Arashiyama. Quindi ritorniamo qui. A questo punto mettiamo via l'Arashiyama e passiamo in ordine invece a prendere, sempre della stessa casa madre, una pietra 8000. Quindi Arashiyama, che era dell'Imanishi, che è dell'Imanishi, non so se la facciano ancora o se l'abbiano sostituita con qualche altro modello. Andiamo con la 8000, che è una pietra, questa sì, Splash and Go, vera, leggermente più dura, non è una pietra durissima, non è una pietra vetrosa, però è una pietra che non necessita spessissimo, scusate mi sto asciugando le mani, non necessita spessissimo di lappature, basta una pulita anche con un'anacura a fine lavoro e torna in buone condizioni. L'acqua, purtroppo vedo che l'immagine è poco contrastata, comunque fidatevi, l'acqua si è asciugata per circa 1 centimetro di lato e staziona invece ancora per bene al centro della pietra, quindi questa mi sembra effettivamente molto più splash and go dell'altra. Scusate, lo sapete, io la spilpacchiata, ma la devo dare. Quindi, a questo punto, senza perdere tempo, come ho fatto per l'altra pietra da 6.000, scusate, a prima mattina uno non è che sta troppo sveglio. Anche qui cerco di andare velocemente senza stare troppo a cambiare movimenti, senza, anzi cerco proprio di non cambiare i movimenti. Vedete che quando sto su un lato cerco sempre di tenere il rasoio nella stessa situazione, lama a 45 gradi, mi aiuto con questa mano, ma non tanto per la pressione, perché le pietre da finitura si presuppone che si utilizzino, mettiamocelo congiuntivo ogni tanto, che si utilizzino con la mano leggera. Siamo in finitura, qui siamo un po' di sporco, qui siamo già su una 8000, per cui è sicuramente un passaggio già di prefinitura, quindi le pressioni si allentano e si cerca di lavorare non tanto col famoso discorso solo il peso del rasoio. Solo il peso del rasoio sono gli ultimi 20-30 passaggi sull'ultimissima pietra. Di fare una pressione costante, leggera, adeguata al grit della pietra. Come vedete, la pietra lavora e lavora bene, è abbastanza sporca uniformemente, quindi anche la lappatura, la spianatura è buona, insomma. Come c'è da aspettarsi, ovviamente aumentando il grit diminuisce un po' la velocità rispetto alla sorellina, ma mi fermo subito anche qui perché non sarebbe giusto dare più tempo a una pietra e meno tempo all'altra. Quindi diciamo che adesso abbiamo giocato in casa Imanishi 6.000 e 8.000. La 6.000 è risultata leggermente più veloce, l'8.000 leggermente più lenta, però insomma a buona pietra, un buon feedback, anche perché non essendo durissima, io intanto vado al microscopio, non essendo durissima,
Eccola qua. Vediamo un po' pure qui di recuperare la messa a fuoco. Aspettate, raga. Ah, scusate, c'ho il manico del rasoio messo male. Vedete? Più o meno il lavoro è uniforme su tutto il bevel. Riprendo un po' la messa a fuoco. Eccola qua. Ovviamente il bevel è gigantesco perché è il bevel di un gold dollar, ma qualsiasi punto io vado a prendere, più o meno il risultato è quello. Quindi adesso stessa cosa, mi vado a fare un fermo immagine, ok, poi adesso poi ragioniamo sulle foto che stiamo prendendo. Ecco, questa per esempio, visto che abbiamo detto che ci sarà, che c'è, anzi, il protagonista occulto, il microscopio. Ecco, una cosa del microscopio comoda, non si può vivere pure senza, sono io il primo a dirlo, eh. Però ecco, una cosa comoda è la possibilità di prendere dei film immagine. Dice, ma che ce fai? Sai, ecco, come in questo caso, ho una pietra nuova, la devo valutare, ho già altre pietre in casa, ho qualche dubbio, non so proprio bene dove inserirla nella progressione, ma è più fine o meno fine di quell'altra. Eh, cu- Prendere dei fermi immagine per poter poi rivederli con un programmino stupido qualsiasi, uno a fianco all'altro, beh, è una comodità, ripeto, non è una necessità. Se la differenza tra le pietre è tanta, anche visivamente, anche al tatto, accarezzando il filo con le creste dei polpastrelli, si riesce tranquillamente a capire quella che ti lascia il bevel più microseghettato e quello che ti dà invece un bevel, scusate, non un bevel, un filo più microseghettato e quello che ti lascia il filo più grossolano, più dentellato. Ma se la differenza tra le pietre comincia a diventare minima, magari stesso grit di due marche diverse, oppure sapete il 5000 col 6000, il 6000 con l'8000, un polpastrello, a meno che non ci abbiate veramente la pelle ipersensibile, potrebbe non aiutare più di tanto. Due immagini, quindi la possibilità di fare un fermo immagine nella valutazione di una pietra, perché oggi di questo stiamo parlando, di come ci può venire in aiuto un microscopio nella valutazione di una pietra, non di un'affilatura, non di un filo, non di come taglierà poi quel rasoio, perché c'è chi lo usa male il microscopio e bisognerebbe bastonarle quelle persone, perché poi la negatività non va sulla gente ma va sullo strumento. Voi sapete che io l'ho detto fino alla nausea, il microscopio non è né buono né cattivo, è l'utilizzo che se ne fa che può essere buono o cattivo, che può essere corretto o scorretto. Oh, questa è la strafamosissima Nanon 10K, 10.000. Guarda, lo dico subito, prima di fare i test, prima di vedere l'immagine al microscopio, dico forse perché c'è sempre da imparare e là fuori c'è sempre una pietra da comprare, quindi concedetemi il forse, però per la mia limitata esperienza questa è la miglior 10.000 sul mercato, anzi è una delle migliori pietre in assoluto perché questa pietra non si beve solamente le altre, ma se ne beve le altre di pari grit, ma se ne beve tante di grit superiori. Quindi andiamo pure qui sulla Ranon. Questa è sicuramente una splash and go. Qui l'acqua ristagna tranquillamente sul piano di affilatura, non assorbe assolutamente niente. Sto un po' scomodo, qua ci servirebbe il supportino per la pietra perché è un po' bassa, vabbè, ma chi se ne frega. Quindi, stavo dicendo, questa è una vera splash and go.
10.000 ha un potere di togliere i marchi di affilatura precedenti mai visto. E adesso non so, visto che gli ho dato in pasto un bevel non proprio bello bello da 8.000, hai visto in che condizioni era questo filo, questo bevel, soprattutto perché adesso noi quello stiamo guardando. Ah, in tutti questi fermi immagini io il bevel, il tagliente non l'ho proprio considerato, perché noi stiamo valutando la capacità di lucidatura della pietra. Quindi stiamo vedendo di ogni pietra quanto è in grado di togliere i marchi di affilatura delle pietre precedenti, che tipo di marchi di affilatura va a sovrapporre ai vecchi, e quindi nessuna indagine sul filo, cosa che si può tranquillamente fare con il microscopio. Anzi, forse è una delle cose più utili, soprattutto per i cecati come me, che attenzione, il microscopio non è che vi fa scoprire un mondo, il microscopio è solo una gran comodità rispetto alla lentina. Tutte le tante volte che uno ha preso una lentina, no, non ce l'ho a portata di mano, peccato. Le solite lentine, dai, che si usano tutte quante, che abbiamo avuto, che abbiamo tutti quanti per dare un'occhiata. Il microscopio è comodo perché ti restituisce un'immagine più grande che puoi vedere su il monitor di un PC, o microscopi, ecco, come il mio, che hanno un proprio monitor. Oh, stiamo parlando di monnezzelle, non è che stiamo parlando di chissà quale ritrovato della scienza e della tecnica. Stiamo parlando di microscopi USB da un centinaio d'euro, non dei microscopi a scansione. Quindi, diciamo che è una comodità, uno, anziché stare là con la lentina da orologiaio, da orefice, col rasoio in mano, che basta un piccolo tremolio che gli occhi te fanno cilecca, si appoggia su un piano il rasoio, si vede l'immagine bella su un monitor, insomma, è comodo per i vecchiarelli come me, insomma, chi non ha l'Alzheimer, chi non ha, scusate, il Parkinson, ne può fare tranquillamente a meno. Allora, intanto andiamo subito a vedere quello che è successo. Ovviamente diciamo che può fare molto, ma molto di più. La 10.000. Anzi, stavolta, se mi permettete di imbrogliare un pochettino, cioè già così. Allora, facciamo una cosa, prendo un fermo immagine così. Allora, questa immagine l'ho memorizzata. Adesso solo per la 10.000, proprio perché a me sta pietra piace tanto. Guardate, gli do... Oh, no, che guardate, se non cambio inquadratura, guardate, gli do una leggera pulita, tanto per levare tutto, almeno il grosso de- della rimatura precedente, ma niente di particolare. Adesso la bagno e la lavo, fosse anche solo, ecco, con lo spruzzino d'acqua. Datemi solamente un attimo di tempo. Guardate, lavata pure male, ancora in parecchi punti c'è limatura. Però ecco, permettetemi di imbrogliare un pochettino. Cioè, l'imbroglio consiste solamente
nel dare qualche secondo, un minutino di più alla 10.000, perché vi ripeto, ma molti di voi ce l'hanno, per cui non è che sto raccontando chissà che cosa. Quindi molti di voi sanno che con questa pietra in particolare si riesce ad arrivare a un livello di lucidatura al limite della perfezione. Se gli si dà in pasto a questa pietra un bevel lavorato bene dall'inizio, quindi non segnato come ho fatto io, questa è una pietra che riesce molto molto spesso ad azzerare completamente i marchi d'affilatura. Comunque basta, più di questo non voglio imbrogliare, gli ho dato un minutino di più rispetto alle altre pietre, ma basta così, insomma, su. Guardate, guardate con pochi secondi in più. Cioè, adesso chiaramente il lavoro non è uniforme. Stiamo parlando veramente di test fatti molto molto in velocità. Cioè, guardate al massimo ingrandimento che io riesco a realizzare come siano virtualmente spariti non i marchi di affiliatura precedenti, proprio i marchi di affiliatura. Ci sono grandissime zone dove i marchi di affiliatura non ci sono. E qui prendiamo un altro fermo immagine. Ci siamo? Allora, cerco di andare velocemente perché a 4 sono arrivato 26 minuti, già sono tantini. Quindi ritorniamo all'inquadratura di lavoro. Purtroppo sta entrando il raggio di sole nella stanza che rompe le scatole, sta andando proprio a sbattere sul tavolino, quindi mi crea un riflesso. Scusate. Ecco, basta abbassare la tapparella, no, la devo abbassare un po' di più. Eccolo, ci siamo, eccoci qua. Questa invece è la pietra più di grit più alto che ho. Questa è la Sigma 13000. Subito la prima differenza, questa è una pietra molto più dura delle altre, è sicuramente anche questa una splash and go. Qui l'acqua rimane tranquillamente sul piatto d'affilatura. Ripeto, la prima differenza che si nota è sulla durezza. Questa è una pietra rigida, dura, si lappa però benissimo, è comoda per la pulizia. Gli hanno fatto pure questo motivetto sopra, carino. Allora, chiaramente anche qui siamo, anzi qui siamo in ultra finitura 13.000, per cui adesso ancora più di prima mano leggera, ripeto, questa mi serve solo per non far dondolare il rasoio, per farlo toccare correttamente lungo tutta la lunghezza del bevel, quindi far toccare tutto il bevel sulla pietra, ma assolutamente senza spingere, non sarebbe neanche corretto. Vedete che come era preventivabile la velocità, chiaramente progredendo si va, la velocità va a diminuire, la velocità dell'asportazione va a diminuire sempre di più. Io non so, adesso aspetta, provo a spostarvi, ecco, l'acqua verso l'obiettivo. Vedete che l'acqua un minimo di, forse quando è in movimento si vede meglio, vedete, un minimo di limatura se la sta prendendo, ma diciamo giustamente essendo la più fine del gruppo, anche qui giriamo la pietra tanto per utilizzare tutto il piano di lappatura, quindi
Vedete che sì, la pietra a brade è una pietra sintetica, dico, ci mancherebbe solo. Ecco, diciamo che c'è bisogno di un altro pochettino d'acqua, quindi è sicuramente splash and go, ma ecco, all'inizio un po' di acqua viene comunque assorbita. Vedete che col passare del tempo la limatura diventa sempre più visibile, quindi è sicuramente una pietra che il suo sporco lavoro lo fa. È una pietra tra quelle ad alto grit che non ha neanche un costo eccessivo, per cui io per quello ce l'ho, a parte perché me era stata consigliata, però sapete che io vado sempre alla ricerca delle pietre dal buon rapporto qualità-prezzo. Ecco qua, quindi pure su questa ci siamo stati abbastanza, come vedete materiale ne ha mangiato a sufficienza e adesso l'ultima guardata sotto il microscopio e l'ultimo fermo immagine, così scusate non riesco a mettere il rasoio per bene, e stavo dicendo è l'ultimo fermo immagine, così poi possiamo andare a vedere. Ecco qua, cerco un punto un po' meno, un po' più ordinato, un po' meno graffiato. Quindi questo è uno dei punti migliori. Vedo se ce n'è qualche altra zona perché non voglio trattare male questa o quell'altra pietra, però ecco, diciamo, niente, come ti giri e ti metti, stiamo sempre là. Ecco, forse questo mi sembra uno dei punti più ordinati. Vedete? Questa è la Sigma 13000. Prendo il fermo immagine. Ok, ragazzi, adesso diciamo il lavoro con le pietre è terminato, anche questa per adesso la lascio qui. Adesso che si fa? Nel frattempo che parlo sto cercando di togliere i... Allora, ok, ok, non mi sono capito da solo. Allora, ecco qua, vabbè, vedete male. Adesso sto sul programmino. Andiamo velocemente a dare una guardata alle foto prese. Scusate, rilevo un attimo il faccione da qui, lo rimpiccolisco pure così darò meno fastidio possibile. Questa era la situazione iniziale delle pietre, ok? Quindi questo è il gold dollar prima di utilizzare le pietre sintetiche. Dopodiché la prima foto che abbiamo preso è stata quella con la 6000. Adesso ve le faccio vedere molto velocemente. Questo è il risultato della 6000, scusate, nel frattempo. Poi il risultato dell'Imanishi 8000. Vi faccio vedere poco perché adesso facciamo le prove comparative insieme. Poi qui ci sono due foto della 10.000, questa ve le faccio vedere tutte e due insieme. La 10.000 dopo poco è quella a sinistra e la 10.000 dando un minutino di più è quella di destra. Tanta roba, sinceramente tanta roba. E l'ultima è la Sigma 12.000. Vediamo? Ok.
Adesso io che cosa faccio? Visto che il programma mi permette di utilizzare al massimo 4 fotogrammi contemporaneamente, tralasciamo il fotogramma iniziale, prendiamo sicuramente la 6000, poi prendiamo la 8000, poi prendiamo la Nano On 10.000 e prendiamo la Sigma 12.000 e gliele facciamo visualizzare tutte e quattro insieme. Adesso, scusate, mi levo dalle scatole, vediamo un po', ecco qua. Allora, abbiamo tanto anche dei numeri che stanno sulle foto, uno riesce a capirlo. 27, 38 e 44. Allora è a giro d'orologio partendo da in alto a sinistra, quindi partendo da qui, vedete la manina del cursore. Questo è il risultato dopo la Arashiyama 6000. Questo è il risultato dopo la Imanishi 8000. Questo è il risultato della Nano On e questo è il risultato della Sigma 12.000. Allora, io non voglio girare i coltelli nella piaga, però c'è da dire, però la prima considerazione che uno può fare è che non sempre a grit maggiore, quantomeno dichiarato, corrisponde una lucidatura migliore. Guardate qua. Adesso facciamo un'altra cosa. Ve le faccio vedere due alla volta. Per esempio, andando in casa Imanishi. Queste sono le fotografie, i fermi immagine del microscopio prese con la Arashiyama 6000 e invece l'Imanishi Western serie normale 8000. Beh, qui si vede la differenza tra i vari marchi, non tanto sulla capacità di sostituire i marchi precedenti, che comunque c'è, perché se vedete qui ci sono marchi tutti di uno stesso spessore, marchi precedenti, eccone uno qui, insomma i marchi precedenti, calcolando che ci abbiamo lavorato sopra poco, veramente poco, sono stati cancellati. Ma se notate la profondità di questi marchi e invece la maggior finezza di questi, qui il salto dei 2000 grit tra il 6000 e l'8000 c'è e si vede per bene, insomma. Adesso andiamo invece, vabbè, ve la faccio vedere. Allora facciamo così, ne prendo tre. Allora, qui abbiamo l'Imanishi, appena vista, eccola qua, e la Nano On 10.000 lavorata per poco tempo. Ho voluto esagerare, ho voluto mettere anche qui, aspettate, però forse voi non state vedendo molto bene. Aspettate che forse riesco, ecco qua, riesco a farvele vedere un po' meglio. Sono un po' più piccoline, ma almeno così entrano tutte quante nell'inquadratura. Quindi stavo dicendo, qui c'è l'Imanishi 8000, questa è la Nano On dopo un minuto e mezzo di lavoro, e guardate già che differenza abissale che c'è. E questa invece l'Imanishi è la Nano On, scusate, lavorata per bene, ma voglia, se fosse stato un vero rasoio, non il rasoio sacrificale, non il gold dollar,
ci saremmo dovuti rimanere un po' di più sulla pietra, no? Sicuramente. Allora, adesso ve la faccio vedere così. 1 e 2. I Manisci 8000, Nanon 10.000. C'è un abisso. C'è un abisso. Ricordo sempre che stiamo parlando di lucidatura. Non mi cominciate a rompere le scatole, ma vedi il filo, ma vedi il bevel, ma vedi quello, vedi quell'altro. Parliamo della capacità di lucidatura di una pietra. Punto. E del fatto che, potendo confrontare delle immagini prese da un microscopio, c'è un aiuto in più. Ripeto, non fondamentale, non necessario, non obbligatorio, però ecco, il fatto di poter fissare delle immagini lungo la progressione dell'affilatura, secondo me, è un buon ausilio. È una comodità, chiamiamola così. Serve? Sì. È necessario? No. Però, vedete, sicuramente a livello didattico, io senza il microscopio non so come... che vi dicevo, fidatevi perché è una buona pietra. Prendete la Nanon perché la Nanon raggiunge dei livelli che le altre non raggiungono. Sì, a chiacchiere, però poi vediamo se riesco a rimettere il facciotto. Eccomi. Dico sì, a chiacchiere, però così riesco anche a farvele vedere, quindi non vi dico andate a fiducia perché se lo dico io, no, sono lì le immagini. Come fa quel ragazzo famoso su... non mi ricordo. Eccole là le immagini. Ok, ritorniamo qui. Adesso purtroppo a me da una parte mi dispiace, perché sapete, parlare bene di una cosa è piacevole, parlarne male è un'altra. Adesso veniamo al confronto, purtroppo l'ho fatti tutti i confronti, ma devo fare pure questo. Eccolo qua, aspettate. Sì. Queste sono le due pietre più fini che ho io, per carità di Dio. Io sapete che quello che non testo personalmente non parlo. Nanon 10.000, Sigma 13.000, scusate. Ci stanno 3.000 di differenza a favore della Sigma, eppure sicuramente questo bevel è molto meno lucido di quest'altro bevel. E lì ritorniamo al discorso di prima del microscopio. A occhio o con una lentina di bassa risoluzione, questi due risultati sarebbero stati indistinguibili, perché una lentina 20x non ce la fa a visualizzare queste che sono comunque micro rigature. Quindi uno con la lentina avrebbe visto bene il bevel, sì, visto bello lucido il bevel della Nano, e l'avrebbe visto lo stesso lucido con la Sigma. Però poi entrando nel dettaglio, uno si accorge che c'è una grossissima differenza nella prestazione. Al punto, che per fare una prova comparata, e non vuole essere una cattiveria, ma qui io farei addirittura questo. E vedete? Qua a sinistra c'è l'Imanisci 8000 e qua a destra c'è la Sigma. E se andiamo a guardare rigature, marchi di affilatura abbastanza simili, qui veramente ci vuole il microscopio a grosso ingrandimento per riuscire a capire le differenze.
Diciamo che qui siamo su un livello di finitura praticamente equivalente, con una leggera, leggerissima, un leggerissimo vantaggio a favore dell'Imanisci. Ma vogliamo essere buoni, vogliamo, diciamo che sono pari. Ma questa è un 8000 e questa è una 13.000. Tra questa di sinistra e questa di destra c'è un 5.000 grit di gap. Ragazzi, mo la faccio la cattiveria brutta. 1 e 2. Quella di sinistra è la Rashiyama 6000 e questa è sempre la Sigma 13.000. Mo veramente posso dire che siamo pari? Diciamo che siamo pari. Quindi una 6.000 che eguaglia in prestazioni una che è più del doppio di grit. E poi c'è però da fare una considerazione, che la 13.000 ha lavorato nelle migliori condizioni perché ha lavorato dopo la Nano On. La Arashiyama ha lavorato nella peggiore condizione perché ha lavorato dopo il bevel di partenza, per cui l'immagine di partenza, la Arashiyama 6000 ha lavorato così, che è partito da questo di sinistra per produrre questo di destra, quindi diciamo doveva lavorare, mentre la Sigma è partita dalla situazione ottimale, è partita da questo virtualmente non segnato per arrivare a questo. Rieccomi qua, basta, la faccio finita perché come al solito i miei bei 47 minuti li ho già raggiunti. Ho fatto questo video per dire che cosa? Per dire fondamentalmente due cose, che purtroppo non sempre come si dice, le dichiarazioni, le etichettature poi corrispondono nella realtà a delle caratteristiche specifiche di una pietra. Parliamo di sintetiche, che abbiamo visto che pietre fatte in laboratorio, pietre fatte in fabbrica, quindi qui non è che possiamo dare sempre la solita scusa, ma sai, sono pietre naturali, da esemplare a esemplare cambia, magari il tuo non è particolarmente fortunato, io ho un esemplare più lì. No, qui abbiamo pietre che escono dalla fabbrica, che sono create artificialmente con un impasto in cui sono stati immersi dei granuli abrasivi nella stragrande maggioranza del caso, colindone bianco, allumina, per le pietre più grossolane il carburo di silicio fino alle grane 200-400 di solito si usa, poi si passa al ho detto adesso mi sto rimbambito, il colindone bianco, l'allumina. E purtroppo non ci sarebbe da aspettare che una 8000 è una 8000, una 6000 è una 6000. Poi l'impasto comunque viene additivato con degli agenti lucidanti, quindi può lucidare un po' più, un po' meno, anche l'impasto entra nel gioco dell'affilatura, ma pietre di pari grit gli si chiede di fare lo stesso lavoro, si inseriscono in una scaletta entrambe allo stesso punto e purtroppo le prestazioni non sono sempre coerenti con i dati dichiarati. La cosa più grossa che abbiamo visto è come una 13.000 alla fine non si comporta come una della 13.000. E qui entra in gioco però il discorso del microscopio.
microscopio, ripeto, vituperato, microscopio perché? Perché viene utilizzato male, perché tanta gente lo usa e non sa come usarlo, lo usa e pretende dal microscopio delle risposte che il microscopio non può dare. Però ecco, in questi casi, nella valutazione della finezza di una sgraffiatura, nella valutazione di quanto ravvicinate sono le sgraffiature per vedere quanto densamente era popolata di abrasivi una pietra, il microscopio ti viene incontro. Ti viene incontro, ecco, una cosa comoda che senza microscopio non si potrebbe assolutamente fare, è la possibilità di bloccare delle immagini. Ok, ho finito con questa pietra, secondo me più di questo non gli posso tirare fuori, tac, fotografia. Salgo nella scaletta, foto, 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 alla fine mi vado a vedere una sequenza. E magari da quella sequenza viene fuori un qualche cosa che ad occhio o al tatto non si riusciva a percepire bene. E spesso neanche con le lentine, ve l'ho detto prima, ve lo ripeto e poi chiudo. Arrivate a dei grit molto alti, dall'8000 in su, la lentina non è più in grado di discernere tra i vari marchi, non ha il potere di risoluzione per vedere dei marchi così fini e così ravvicinati tra di loro, per cui all'osservazione di una lentina con una lentina si arriva a un certo momento per cui tutte le pietre ti fanno vedere un bevel bello lucido. Oh, che bello sto bevel! Ah, come ha lucidato bene questa pietra! Ah, lo sai, questa pietra lavora proprio bene. Mi fa un bevel così lucido che va bello, mi piace. Poi vai a vedere con un'ottica che ha un potere di ingrandimento maggiore e ti accorgi, sì, sono lucidi tutte e due. Però, però, dove siamo? No, scusate. Però una è lucida così e l'altra è lucida così. Senza il microscopio questa differenza non verrebbe mai fuori, mai. È impossibile. Ci vuole un potere di risoluzione alto. Quindi tutta la pippa concludendo per dire che occhio alle pietre, fidatevi molto anche dei consigli degli altri, di chi la pietra l'ha usata prima di voi, perché non sempre andare a comprare il top di gamma con il top dei grit dichiarati poi corrisponde in realtà al top del lavoro della pietra, perché come avete visto ci sono pietre meno blasonate, di grit leggermente più bassi, che fanno però dei lavori di lucidatura ottimi. Quindi primo, occhio che anche sulle sintetiche c'è, c'è da ragionarci su. E dopodiché il santo microscopio serve, ripeto, no. Fa comodo? Sì. Gli si può chiedere di tutto? No. Alcune cose gli si possono chiedere? Sì. Quindi il microscopio, ve l'ho detto all'inizio e chiudo con la stessa frase, un microscopio non ti dirà mai come taglia un rasoio, non gli si può chiedere. Come, come te lo dice solo la pelle. Ma un microscopio ti può dire ho lavorato uniformemente lungo tutto il bevel? Sì. Ho fatto lavorare la pietra per il giusto tempo, il lavoro è uniforme dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, oppure ci devo stare ancora di più? Sì, perché magari ti fa vedere che la zona bassa del bevel è stata lavorata, ma la punta ancora non sta toccando, quindi c'è bisogno di abradere ancora materiale sotto per far spianare tutto il bevel correttamente sulla pietra. Quello te lo può dire tranquillamente. Un microscopio ti può dire tranquillamente quanto è fine il lavoro che stai facendo, quanto è la capacità di lucidatura della pietra che stai utilizzando. Quindi nel caso di nuovi acquisti di nuove pietre, magari soprattutto con le naturali, il microscopio ti viene in aiuto per fare la valutazione di quella pietra.
dello spessore di quei marchi d'affilatura, della densità di quei marchi di affilatura. Altro non glielo puoi chiedere, se glielo chiedi sei scemo. Punto. Ragazzi, basta così perché chiacchiero tu che chiacchiero io, 55 minuti spaccati, pure stavolta volendo fare una cosa piccolina, alla fine ho fatto il video di un'ora. Quindi tronco immediatamente, saluti velocissimi, un ciao popolo a tutti quanti, generico, il primo video, diciamo, del 2022, quindi buon anno ancora a tutti quanti, anche se ormai sono passati più di 10 giorni. Un salutone e ci vediamo alla prossima. Ciao!